Ciao! In questo video parliamo di qualcosa che può succedere veramente a tutte, e cioè un conflitto, un'incomprensione o una tensione con un collega in ufficio. Se ti è mai capitato, sai quanto è facile iniziare a rimuginare su perché e per come l'altro o l'altra fa quello che fa e non riuscire ad uscirne. E sai anche quanto è difficile spezzare questo loop di rimuginamento. Abbiamo paura di dire all'altro come ci sentiamo perché temiamo che questo possa causare ulteriori incomprensioni e aggravare ulteriormente il conflitto. Il problema di continuare a rimuginare e non fare niente per risolvere il conflitto, lo sai meglio di me, è che ti fa venire un'ulcera. Perciò in questo video voglio proporti un modo per affrontare e risolvere le incomprensioni fra colleghi, e ti dico già che non include né ipocrisie, né compromessi, né fare buon viso a cattivo gioco. Richiede un po' di impegno e forse un piccolo atto di fiducia, ma ti assicuro che funziona. Ciao e bentornata sul mio canale. Io sono Eleonora e sono una leadership coach al femminile. Aiuto le donne che lavorano in azienda a realizzarsi nel lavoro e nella vita grazie a una leadership consapevole, autentica e sostenibile. Nel video di oggi ti propongo 5 cose che puoi fare per risolvere definitivamente un conflitto o un'incomprensione con un collega e anche per portare la vostra relazione a un livello superiore, vale a dire rendere sempre meno probabile il ripetersi di queste incomprensioni e comunque mettere le basi per affrontare e risolvere anche quelle che verranno. Il primo suggerimento in realtà è un po' un prerequisito per tutto il resto, ed è: decidi che è tua responsabilità fare qualcosa per risolvere il conflitto. Ti dico questo perché molto facilmente, quando siamo in una situazione di tensione con qualcun altro, ci viene molto facile vedere le colpe dell'altro e le responsabilità dell'altro, e molto meno facile renderci conto che anche noi siamo parte di quel conflitto, solo che così facendo di fatto ti precludi una possibilità. Perché è abbastanza improbabile che un'altra persona dal nulla cambi semplicemente atteggiamento, e se tu decidi che fare qualcosa non è fra le tue responsabilità, probabilmente questo conflitto andrà avanti all'infinito. Una volta che hai deciso di fare qualcosa, il secondo passaggio, altrettanto scomodo, è riconoscere che anche tu hai un ruolo nel vostro conflitto. Finché resterai convinta che solo l'altra persona sbaglia, sarà molto difficile che tu riesca a trovare il modo di comunicare con lui o lei e di proporre una modalità di risoluzione del vostro conflitto che effettivamente funzioni. Quindi prima di fare qualunque cosa ti invito a farti una domanda. In che modo sono cambiati i tuoi atteggiamenti e comportamenti nei confronti dell'altra persona da quando si è creata questa tensione? Cosa fai tu di diverso che potrebbe dare fastidio o creare difficoltà all'altra persona? Facciamo un esempio. Mettiamo che il problema sia questo. Quando tu e una tua collega siete in riunione con il vostro capo, ogni volta che tu apri bocca per fare una proposta o dire la tua opinione, la collega ti interrompe. È facile dire: è lei che fa qualcosa che non va, è lei che sbaglia, è lei che dovrebbe cambiare. Ma chiediti anche cosa fai tu da quando si è generata questa situazione. Magari anche tu arrivi più agguerrita in riunione, magari sgomiti per prendere la parola per prima, perché hai paura di essere interrotta, magari interrompi anche tu. Riconoscere queste cose, quindi diventare consapevole di qual è la tua parte nel conflitto e quindi di quali comportamenti anche tu dovresti cambiare per risolvere il vostro conflitto, ti permette di arrivare a un confronto preparata e consapevole. È un po' come in guerra, non ha senso proporre una tregua se tu non sei disposta a deporre le armi. Terza cosa che puoi fare, anche questa possibilmente prima di andare a parlare con la tua collega. Renditi conto che in realtà tu non sai perché l'altra persona fa quello che fa. Tu sicuramente ti sei data un sacco di spiegazioni sul perché la tua collega ti interrompe ogni volta che siete in riunione. Magari ti dici che lo fa perché non ti stima, o magari perché vuole apparire come la prima della classe, o magari perché si respira aria di promozioni e spera in questo modo di essere promossa al posto tuo. Il punto è che queste sono, appunto, tue interpretazioni. Tu in realtà non sai cosa pensa l'altra persona di te e non sai perché ti interrompe tutte le volte in riunione. Ci potrebbero essere un sacco di altre spiegazioni, diverse da quelle che ti stai dando tu, e magari non tutte implicano la malafede o la volontà dell'altra di nuocerti. Per esempio, potrebbe fare così perché è molto insicura, o perché si sente molto in soggezione rispetto a te e quindi sa che se dovesse parlare dopo di te si sentirebbe cretina e non lo farebbe. O magari è una di quelle persone che hanno come modalità quella di interrompere tutti continuamente, quindi lo fa con tutti, col marito, coi figli, con gli altri colleghi. Magari ignara del fatto che questa cosa può dar fastidio a qualcuno. Per farla breve, prima di andare a parlare con la tua collega, apriti a un po' di sana curiosità e sii curiosa di scoprire il punto di vista dell'altra. Questo ti permetterà di andare incontro ad un confronto con tutto un altro spirito e tutto un altro atteggiamento e farà percepire all'altra persona che le tue intenzioni sono pacifiche.
Ora che hai fatto tutta questa fatica per cambiare prospettiva su di te, sull'altra e sulla vostra relazione, sei finalmente pronta per affrontare l'altra persona. E il modo in cui ti consiglio di farlo è dare un feedback non violento su come ti senti e come vorresti che la vostra relazione cambiasse. Vuol dire che anche in una situazione di rapporti tesi e incomprensioni ripetute, esiste il modo di dire all'altra persona come ti senti senza rischiare di inasprire ulteriormente il vostro conflitto. E questo modo è dare un feedback fatto come si deve, che vuol dire empatico, non violento, pronto ad accogliere il punto di vista dell'altra persona e orientato non ad accusare, non a puntare il dito, ma a ottenere un cambiamento positivo. Di come dare un feedback in questo modo ho parlato ampiamente in un altro video che ti metto qui e prima di lanciarti nel confronto con la tua collega ti consiglio di andarlo a vedere e di prepararti come ti suggerisco lì. In pratica cosa puoi fare? Nel nostro esempio potresti dire: quando tu mi interrompi in riunione, come è successo nell'ultima riunione e nella precedente 5 volte, io lo interpreto come un segno che tu non hai stima di me e non pensi che io abbia il diritto di dire le mie opinioni tanto quanto te. E questo mi fa sentire frustrata e dispiaciuta, perché invece mi piacerebbe trovare il modo di lavorare bene insieme. Perciò per il futuro ti chiedo di non interrompermi mentre sto parlando. Secondo me suona meglio rispetto a dire, per esempio, sei una persona scorretta perché ti comporti male in riunione e non sono più disposta ad accettare questo comportamento. In questa specie di formuletta che ti ho proposto ci sono tutti gli elementi di un feedback come si deve. Quando dai un feedback non violento, empatico, curioso del punto di vista dell'altro, lasci all'altro la possibilità di accogliere il tuo feedback senza sentirsi necessariamente attaccato, criticato o accusato di essere una brutta persona. E questo aumenta di molto la probabilità che accolga ciò che tu stai dicendo e sia disponibile a fare qualcosa per cambiare. Non solo, l'altro ha molte più possibilità di ribattere al tuo feedback senza mettere in discussione la legittimità del tuo punto di vista. Per esempio, ti potrebbe rispondere sui fatti, potrebbe dire: non mi sono neanche accorta di averti interrotto 5 volte nelle ultime 2 riunioni. Oppure potrebbe ribattere sulla tua interpretazione. Potrebbe dire: è vero che ti ho interrotto? Scusa, magari, ma non l'ho fatto per il motivo che pensi tu, l'ho fatto perché io mi sento molto inadeguata nei confronti del nostro capo e molto inferiore rispetto a te e quindi ho quest'ansia che se non intervengo per prima e non faccio io per prima una uscita intelligente, lui penserà che sono un incapace. Ultimo ma non ultimo, potrà accogliere la parte di reazione emotiva che tu gli hai trasmesso, quella in cui dici: quando fai quello che fai e lo interpreto così, io mi sento dispiaciuta e frustrata, senza necessariamente sentire il bisogno di andare sulla difensiva o di contrattaccare, perché percepirà che non le stai dicendo questo per farla sentire una schifezza, ma glielo stai dicendo per trovare il modo di migliorare la vostra relazione. Siamo arrivati all'ultimo suggerimento, che ti suonerà il più strano di tutti, ed è proporre all'altra persona un patto per capirvi sempre meglio in futuro. Tu mi dirai: ma a cosa serve fare un patto quando ci siamo capite una volta e quindi lo possiamo rifare in ogni momento? Il motivo è che se tu, lei o entrambe siete un po' alle prime armi con questa cosa del risolviamo in maniera non violenta ed empatica i conflitti, è molto facile che nonostante il confronto e il chiarimento che avete avuto, possa succedere di nuovo che vi incartiate. Per esempio, domani andate di nuovo in riunione con il vostro capo, tu cominci a parlare e lei ti interrompe. Magari era piena di buone intenzioni, ma poi è arrivata lì e non ce l'ha fatta. Se succede questo, è facile ed è perfettamente umano e comprensibile che tu vacilli a tua volta. Ecco perché è utile proporre un patto per il futuro. Tu puoi dire all'altra persona: senti, visto che ci siamo riusciti a capire, siamo riusciti a confrontarci, abbiamo capito i reciproci punti di vista e abbiamo concordato sul fatto che ci teniamo a migliorare questa relazione, allora perché non ci impegniamo per farlo anche in futuro? Per esempio, ti propongo che se dovesse capitare che tu o io ci ritroviamo di nuovo a pensare qualcosa di brutto del comportamento dell'altra, invece di arroccarci nella nostra posizione e passare delle settimane a farci film su quello che potrebbe essere il motivo, diciamocelo subito, proprio come abbiamo già fatto. Fare questa proposta non costa veramente niente ed è molto facile che l'altra persona dica di sì, perché mai non dovrebbe farlo? Ma l'utilità di questa cosa è enorme e te ne accorgerai alla prossima incomprensione che avrete. Non dovrete ricominciare da capo, sarà molto più facile, ti costerà molto meno fatica fare il primo passo, se sarai tu a farlo, e la risolverete molto più facilmente. Io a questo punto ti ho detto tutto. La palla direi che passa a te. Che fai? Ci provi con quel collega o quella collega con cui siete sempre in tensione ad adottare questo approccio?
Io spero tanto che vorrai provarci e per farlo nel migliore dei modi ti ricordo di andare a vedere il video in cui ti racconto di come dare un feedback senza stress e di dedicare un attimo di tempo a preparare il tuo feedback prima di lanciarti. Sono sicura che vedrai dei frutti. Prima di scappare ricordati di iscrivere al canale se non l'hai già fatto e clicca sulla campanella, così riceverai ogni lunedì una notifica che ti avvisa che c'è un nuovo video per te. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Buona settimana!